Oggi analizziamo i trend di mercato delle carte collezionabili. Andiamo a cercare il nostro fantastico Card Market, che è la nostra bibbia per cercare i prezzi delle carte e per analizzare i trend di mercato. Oggi di cosa parleremo? Oggi parleremo di Pokémon, che ovviamente non possiamo farci mancare, e poi parleremo di One Piece e Dragon Ball. Assurdo? Sì, lo so, ma ne parleremo. Esatto. Intanto andiamo a vedere Pokémon. Vediamo com'è andata questa settimana, se sono aumentati, se sono abbassati. Quindi vogliamo tornare a parlare di quello che abbiamo parlato nello scorso video o vogliamo provare a parlare di qualcosa di nuovo? Potremmo provare a parlare tutte e due. Esatto. Innanzitutto iniziamo magari dall'espansione, una delle espansioni più nuove, no? Magari tipo abbiamo Ossidiana appena uscita. In questo momento deve ancora uscire in realtà. In Giappone è appena uscita, è uscita ieri. Esatto. Quindi andiamo a Evoluzione Paldea, che è l'ultimo che abbiamo qui in Italia, quindi possiamo fare più o meno un trend di mercato. Ovviamente possiamo vedere come sta andando questa espansione e vi dico che praticamente dal grafico sembra rimasta stabile. È rimasta stabile quando ho avuto un punto dove è calata a picco 114, adesso a 105, dai, quindi si può dire che praticamente l'espansione è rimasta molto molto simile nel tempo, cioè adesso è uscita da un mesetto e mezzo circa, se non sbaglio. Più o meno sì. Quindi possiamo già dire che è un box per il momento che rimane a prezzo stabile. Vedi? Allora, in inglese per esempio partiamo da una cifra di 100 euro spaccati praticamente, che unendo la spedizione, dai, diciamo 120, 130 euro esagerando, ve lo portate a casa. Sì, che non è male come prezzo, è un buon prezzo direi. Per un box da 36 bustine, raga, è un affare, sono praticamente 3,50 euro bustina. In inglese costano un po' meno, l'inglese di solito rispetto all'italiano, lo sappiamo tutti ormai, c'è una cosa ormai saputa. Però andiamo a vedere l'italiano. Esatto, andiamo a vedere anche l'italiano quanto può andare. Se c'è a sto punto, perché ne vedo parecchi in inglese e in tedesco, ma in italiano ancora. No, ci sarà, ovviamente. Eccolo qui. Abbiamo uno da Grimer. Vende un Pokémon, sì, e poi c'è Mac che ce ne vende alla metà del prezzo. O al doppio, ma perché che cavolo dico, guarda. Allora, quindi in italiano ce l'abbiamo a 130 euro, con 150, 160 esagerando. Stiamo esagerando sulla spedizione perché varia. Esatto, dopo poi dipende a seconda di come vuoi la spedizione. È anche una spedizione nazionale, perché lui è italiano. Esatto, quindi potresti tranquillamente spediarla con posta e pagare magari 8 euro di corriere magari. Esatto, quindi dai, diciamo che tra i 140 e i 160 euro, e stiamo esagerando, vi portate a casa il box in italiano, che comunque non è male. Non è male, anche se comunque è un'espansione che a noi non l'abbiamo portato via di spacchettamenti su questa espansione perché non ci ha fatto impazzire particolarmente. No, anche perché già un'espansione italiana o europea in generale, dove la best card ever è una waifu, anche grazie. No, cioè, noi collezioniamo Pokémon non per le waifu, perché altrimenti Pokémon. Esatto. Se no collezionavamo allenatori. Allora andiamo a vedere anche l'espansione che abbiamo portato l'altra volta, per vedere se ha avuto un calo o un aumento. Per esempio abbiamo Origine Perduta, che l'altra volta abbiamo parlato, giusto? Esatto. Noi avevamo fatto il video praticamente il 20 luglio, quindi eravamo qui a 147 e noi oggi siamo a 143, quindi anche questo sì, ha avuto parecchi cali, basso alto, ma stiamo parlando di bassi alti da 10 euro. Sì, è una cosa diciamo che è irrisoria. Sì, esatto. Cioè, è una cosa importantissima che può modificare chissà quanto. E mi ricordo molto bene che la settimana scorsa il primo box in italiano stava ben a 200 euro spaccati, quindi con 2,20, esagerando, ve lo portavate a casa. Vediamo quanto sta oggi. Vediamo il primo box in italiano oggi a quanto sta, perché magari è stato anche venduto, si è alzato nel tempo l'italiano, potremmo vedere. No, 200. No. Abbiamo 200 tondi, quindi ragazzi siamo uguali, identici all'altra volta, e in questo momento continuo a dire che secondo me è ottimo per acquistare perché i prezzi sono bassi. Ho guardato il Giratina V e ragazzi è calato tantissimo l'alternativa art, cioè stiamo parlando di un PSA 8
che vi portate a casa 300 euro e un PSA 9 che vi portate a casa 320 euro. Non è male come prezzo. È un affare. Più che altro perché la carta in sé è veramente bellissima. È molto bella. Poi ma comunque se andate a vedere i nostri video di spacchettamenti di origine perduta non l'abbiamo mai trovato. Però abbiamo trovato un'altra tart. Ma andiamo avanti perché alla fine del video vi faccio vedere una chicchetta che neanche il Cardo sa, è una sorpresa. L'altro video è qua comunque. Andiamo su One Piece, ma prima di passare a One Piece a vedere i box come stanno andando le singole, per ora le lasciamo, però potete guardare qua sotto, guardate, c'è gli artwork quanto sono belli di One Piece, ragazzi. Sono belli, poi ci sono delle carte che hanno un valore, che hanno preso un bel valore. Sì, e dopo vi faccio vedere anche quello, esattamente. Comunque, per andare avanti dovete lasciare like, noi aspettiamo, vi dovete iscrivere, dovete commentare ci piacciono questi video, ciao, siete fantastici, siete i migliori del mondo, lo sappiamo, ditecelo però perché siamo... Dovete anche commentarle queste cose, ma parecchio. Siamo molto egocentrici, quindi lo dobbiamo sapere anche da voi. Ma iscrivetevi e lasciate un like e andiamo avanti. Ciao! Ciao! Allora, abbiamo questo box per esempio. Allora, partiamo dal presupposto che nessuno di due gioca a One Piece. Ci piacciono le carte, gli artwork sono belli e ci piace guardarlo soprattutto. Ci piace guardare, vabbè, l'anime non ne parliamo neanche, ragazzi. Cioè, non ne parliamo neanche dell'anime. Non ne parliamo, guarda. guarda quanti ne ha lui. Questo è il simbolo, non so se vi ricordate, la basta, no? Quando hanno fatto il simbolo della X. Io mi sono fatto... No, questo non è Punk Hazard quanto è esplosa e non c'era più l'isola? Andiamo avanti, guardiamo questo box. Allora, questo box è un mese fa stava a 93 euro, ok? Guardando il mercato come è andato nel tempo, cioè potete vedere che praticamente è andato solo giù. Adesso non so bene le carte che si trovano in questa espansione, magari sarà un'espansione. Nei commenti, fate sapere che carte ci sono all'interno, se siete un po' più esperti di noi sulla materia. Se siete più esperti fateci sapere. Perché vogliamo imparare anche noi, no? Più cose sappiamo e meglio possiamo interagire con voi. O no? Noi in realtà questo video, noi questo video in realtà lo facciamo per parlare anche con voi, per aggiornarvi un po' sui prezzi, per chi magari non sa dove andare a vedere queste cose, ma non è detto che noi sappiamo tutto, cioè voi ci potete insegnare tranquillamente, quindi commentate. Magari siete anche più bravi di noi. Assolutamente. Noi non siamo dei professionisti, noi lo facciamo molte volte anche solo per divertirci, quindi sì, for fun, cioè adesso for fun. Come direbbe Phoenix, for fun. For fun, ovvio. Allora abbiamo il primo box per esempio in inglese a 68 euro, che comunque per un box, ragazzi, non è male, cioè nel senso questo for fun, esatto, è tanta roba, perché comunque con 70 euro ti togli lo sfizio di dire vabbè, spedizione diciamo 80, però ti togli lo sfizio di dire oh, spacchetto un box intero, cioè nel senso per Pokémon minimo devi mettere la mano al portafoglio di almeno 150 euro, tranne per espansioni brutte come abbiamo visto prima. Sì, quindi cioè niente da dire, questo non so, c'era, visto che quante cioè One Piece alla fine è diciamo una collezione che non è che è uscita da tanto con le carte, mi sembra che sono usciti i box, i primi box sono usciti ultimamente, quelli un po' più importanti che hanno preso piede, quindi però ti faccio vedere una cosa. Quante espansioni ci sono già di One Piece? Ne hanno fatto uscire però una dietro l'altra. Sì, quello è box da che One Piece 1, molto One Piece 2, One Piece 3. Però ti faccio vedere una cosa. Guarda la carta più costosa di One Piece a quanto sta, nonostante sono abbastanza fresche come cose, ok? Questa so che è una promozionale che si trova in un pacchetto speciale silver, correggetemi se sbaglio, ma la che so è così. E guarda che prezzi che hanno. Cioè comunque hanno bei prezzi, cioè alla fine per il collezionismo non è male, cioè guarda. Sono rimasto senza parole. Guarda. 4.000 euro una carta di 4.000 euro una carta, ma poi ma anche dei Luffy, signori, attenzione. È il grande re dei pirati, quello che diventerà il re dei pirati, sicuramente lo diventerà, perché sicuro sta storia ormai va avanti da più di 20 anni, se non lo diventa siamo prima finiti, o poi deve diventarlo. Però ragazzi andiamo a Dragon Ball, ok? Io so che c'è un'espansione di Dragon Ball che adesso cercherò, molto interessante perché c'è una carta che a parer mio penso che sia una delle più belle in assoluto. Io Dragon Ball le collezionavo tantissimi anni fa, ma non queste qui, c'erano delle carte che vendevano in edicola a un prezzo, le Lamy Card, quelle lì, dai. Sì, quelle plasticose, belle, le cartacce un po' così. Che penso che in questo momento non abbiano neanche un valore. No, non so se hanno un valore. Ce le ho ancora a casa, quelle lì. Se venite ai mercatini io le porto, quindi a tutti quanti, tutte e tre qui. Tutte le camere. Tu e tu. Se venite io le porto, se le volete.
le vendo. A prezzo onesto. A prezzo onesto, ovviamente. Raga, allora questo box mi ha fatto star male. Nel senso, le carte all'interno sono bellissime e trovi sempre una carta da almeno di un valore di 10 euro. Quindi, ok. Il problema è che il pacchetto costa 30 euro. C'è un pacchetto con 10 carte all'interno, costa 30 euro. Io ero andato in fumetteria e ho detto: oh, ma che bello, ma sai che quasi quasi mi dai una bustina? Ah, 30 euro. No, grazie, sta bene sul bancone, sta molto meglio. E poi mostra, guarda che bella, laminata in oro. C'è un perché. C'è un perché. Allora, raga, troviamo. Vi faccio vedere dopo. Adesso intanto analizziamo un attimo questo box come è messo. Nel senso, sempre di un prezzo, diciamo, che era già abbastanza elevato. Sì, di addirittura 3 mesi fa. Considerando 30 euro bustina. Ok, esatto, 430 euro un box, quindi ok, tanta roba per un box che poi dovrebbe avere 10 o 12 pacchetti, quindi è veramente tanto. 550 euro, cioè raga, qui abbiamo toccato i 600 euro. Comunque se ci pensi, 30 per 10 sono 300 euro, quindi tanto sì. È tanto, ma poi guarda qui, vengono anche di più, cioè nel senso, se prendi un box viene. E poi qui pan picco, ok? Sarà perché magari è uscita una nuova espansione, sarà tutto quello che volete, però comunque stiamo parlando di un box con pochissime bustine, con pochissime carte all'interno, ma che comunque costa 400 euro. 400 euro, sì. E vi spiego il perché. Spiegacelo. Andiamo indietro. Siamo tutti curiosi. Andiamo nelle singole. No, un altro po' indietro, ok? Andiamo nelle singole, ragazzi. Perché all'interno cosa c'è all'interno? E vediamo carte più care. Qui il cardo prenderà un infarto. Cerca, guarda la carta più cara. Ah. Ok, però non si trova in quell'espansione. Ok. In quell'espansione la carta più cara è questa qui, che è meravigliosa. Sei pronto? Son Goku. Questa è bellissima. Cioè, raga, qua hanno copiato un po' da Yu-Gi-Oh!, ammettiamolo, ma è spettacolare. Cioè, è tipo la Ghost. La Ghost. Questa infatti si chiama Super Saiyan Ghost. Ah, vedi? Ma quanto è bella. Ma quanto è rara soprattutto? Costa? Perché ce ne sono solo 3 in vendita su Card Market. Su Card Market però, 3. E partono da 3.769 euro. E dopo vi farò vedere un'altra piccola cosa inerente a questa carta che vi farà veramente esplodere il cervello e vi farà capire il perché quel box costa così tanto, perché le bustine costano così tanto. Non è dettato solo da questa carta, ovviamente, però buona parte ce la mette. Questa carta direi che ha la sua buona parte. Ma poi vogliamo parlare di questa? Fammi vedere sto Imper. Vabbè. Però è perché dei campionati mondiali. Sì, ok, quindi questa è proprio edizione limitata pura. Sì, cioè, probabilmente ce ne saranno pochissime. Forse addirittura una, non va a capire. Anche perché una è in vendita. Una è qui in vendita e va a capire se ce ne sono altre. Se lo sapete, commentate, fatecelo sapere. Diteci quanti ce ne sono di questi esemplari fantastici e bellissimi. Anche se onestamente a me Freezer piace, ma sì, non è che mi faccia partire Freezer Gold. Cioè, preferisco di gran lunga questa. Beh, questa o anche quella che mi hai fatto vedere prima, che sembra tipo la Ghost di Yu-Gi-Oh! Quella è l'artwork più bello che abbia mai visto. Ma anche per esempio, no? Ma prova a guardare tipo la God rara. Questa qui? Sì. Questa qui è bellissima, un altro artwork meraviglioso. Ed è un frame del cartone. Attenzione. Questa, ragazzi, sono vecchi ricordi. Cioè, questo è nella sigla anche, c'è addirittura. È vero. Quando cantano la sigla c'è lui che saluta D'Angelo. Cioè, mamma mia, che carta questa. Però questa è bella, Questa è bellissima. Guarda, ma gli altri te l'ho detto, sono meravigliosi. Se collezionassi anche Dragon Ball, tanta roba. Sti box qui potrei farci un pensierino, ma. Però adesso vi faccio vedere una chicca, raga. Allora, voi vi chiedete, ok, ma quanto è collezionato Dragon Ball? Ma quanto è collezionato Pokémon? Ma quanto è collezionato One Piece? Pokémon accantoniamolo perché sappiamo già che ha la fetta di mercato più grande in assoluto nelle carte collezionabili e lì non c'è storia. Ma andiamo su One Piece, ok? Allora, per dettare la fetta di mercato, adesso questo è un piccolo trucchetto, ovvio che non è che, diciamo, è proprio l'ufficiale, però io uso questo personalmente. Cerchiamo innanzitutto quello che stiamo cercando. Andiamo sulle avanzate. Dalle avanzate guardiamo gli oggetti venduti, perché giustamente voi dite, ci sono 5.000 annunci, ok, ma quanti sono interessanti di questi 5.000 annunci? Magari non tutti, ok? Beh, vai a vedere oggetti venduti anche perché andiamo a cercare quanto valgono le carte, no? Esatto. Qui per esempio hai 3.000 inserzioni vendute. Quindi comunque non è male. Ci sono parecchi risultati venduti, quindi vuol dire che comunque le carte di Dragon stiamo parlando di One Piece. Le carte di One Piece vuol dire che comunque hanno un buon piede. Piccolo mercato ce l'hanno. E questo è quel pacchetto dove si trova quella carta che ti ho fatto vedere prima, Monkey D. Luffy.
ok? Ed è sealed. Adesso non so se si trovano anche altre carte, ma per esempio qui c'è proprio scritto Monkey D. Luffy, quindi io credo che si trovi solo quella. E guarda quanto è stato venduto. Questo è venduto, ragazzi, 5.245 euro, cioè stiamo parlando di prezzi più 187 euro di spedizione, che mamma mia, sì, più le tasse che devi pagare più le tasse, cioè, perché comunque vengono spedite dall'estero, quindi c'hai delle tasse doganali a seconda del prezzo che ha il singolo pacchetto. Certo. E poi guarda qui Portugas di Ace, cioè ragazzi, comunque il mercato ce l'hanno, i prezzi sono alti, ma vi dico che secondo me è niente in confronto a questo, a Dragon Ball. Sì, My Destiny, Dragon Ball. Non so se la puoi cantare per il copyright. Vabbè, cantarla poi. Allora, guardate le vendute e guardate quale carta è. Il Super Saiyan Ghost, scusate, non Gold. Con Gem Mint, vabbè, ovviamente 10 a 10.000 euro venduta. Quindi sì, ha un mercato. Sì, sono state vendute 10.000. Sì, tocca investire in Dragon Ball. Sì. Probabilmente sì. Perché gli artwork sono fighissimi, cioè le carte sono veramente belle. Dalla Germania, ma questa poi è gradata 10, quindi voglio dire ha anche un suo valore. Certo, oltre al valore della carta c'è anche un valore proprio in sé della gradazione. Ma guarda poi invece Pokémon, cioè Pokémon 350.000 risultati, vabbè. 350, vabbè, ma Pokémon non lo puoi. Allora raga, ultima cosa, poi chiudiamo il video. Vedete queste carte qui? Ok, io le stavo per acquistare nel 2015 o 2016, non ricordo bene la data, a 50 euro l'una. Guardate quanto sono state vendute tutte e 5. Phoenix stupidotto, scrivetelo nei commenti, perché guarda quanti soldi poteva guadagnare in questo commentate momento. Phoenix, sei un pirla. Sei un pirlone. Un pirlone, giusto. Bene, e con questo, con questi 17.500.000 euro che potevano essere miei, sì, ma non nel sono 2015-2016, vedi, se quella volta investivi, ho sbagliato, potevi investire molto di più su quello che dovevamo fare sul canale, no? Ho sbagliato, va bene, è anche colpa sua, quindi dovete darci una mano voi, forza. Quindi vi dovete iscrivere per non farmi piangere, dovete lasciare il like, commentare e darci altri consigli, fateci sapere se questo format vi piace come sempre, e ci vediamo in un prossimo video. Quindi ciao.